Buongiorno e benvenuti, oggi parleremo del sesto episodio di WandaVision. Episodio speciale Halloween! Attenzione, continuate a vostro rischio e pericolo. Questo è un avviso di spoiler. Ancora prima dell'inizio dell'episodio, Marvel ci ricorda con molto tatto la morte di Pietro in Age of Ultron, probabilmente per enfatizzare ancora di più la differenza tra quel Pietro e quello che stiamo vedendo ora, ma potrebbe anche essere un accenno al fatto che lo vedremo prossimamente? Non penso per la verità, però tutto è possibile qui. L'episodio si apre con la sigla in stile Malcolm e finalmente da 90s Kid posso capire i riferimenti alle sitcom. E di nuovo ci sono degli aspetti interessanti. Infatti il testo dice non contrastare il caos, non dubitare di ciò che hai fatto, che potrebbe essere riferita a Wanda che sta iniziando anche lei a chiedersi se quello che ha fatto è giusto. Potrebbe quindi nuovamente indicare che chiunque ci sia dietro le stia subconsciamente dicendo di non pensarci. Poi il gioco può dettare diverse regole, non lasciare che fermi il divertimento. Questo potrebbe riferirsi sia alle azioni invasive dello Sword sia ai glitch interni, ma che queste cose non devono dissuaderla dal continuare ad alimentare questa realtà, quindi continuare il divertimento. Alcuni giorni c'è solo confusione, ma è solo un'illusione, rilassati, goditi lo show, sempre in riferimento a come alle volte Wanda sembra essere confusa, ma che questa è tutta un'illusione, quindi non dovrebbe interrogarsi troppo, ma solo rilassarsi e godersi lo show. Infine, facciamolo continuare anche se non esiste modo di sapere chi verrà a giocare, in riferimento all'apparizione improvvisa di Pietro, ma anche a come nei prossimi episodi potrebbero esserci altre apparizioni a sorpresa. Inoltre possiamo notare che Visione viene segnato come The Vision, cosa che non era accaduta negli scorsi episodi, e sembra posto in modo troppo casuale perché non voglia significare qualcosa. Possibilmente, dato che in questo episodio sono tutti vestiti dalle loro controparti fumettistiche, è un riferimento ai fumetti, in quanto lì viene chiamato appunto The Vision, la visione. Agnes indossa dei pantaloni con scritto Nori, che vuol dire cattiva, birichina, potrebbe quindi essere un riferimento a come non ci sia da fidarsi di lei. Infine Pietro è segnato che interpreta se stesso. Potrebbe benissimo essere in quanto, come accade normalmente nelle sitcom, è una guest star. Come ad esempio in Zombieland che compare Bill Murray, che però non è Bill Murray che interpreta una parte, ma è proprio lui persona nel film. Quindi appunto Bill Murray che interpreta se stesso. Ma in questo caso risulta anche un po' sospettosa come cosa, anche perché per tutto l'episodio sembra voler enfatizzare che sia davvero Pietro, fino al punto da risultare poco credibile. L'episodio inizia con Billy e Tommy e notiamo che, in pieno stile Malcolm, Billy parla direttamente in camera, stile monologo interiore, ed è vestito dalla sua controparte fumettistica. Insieme vanno poi a svegliare Pietro, ma Billy ha paura di lui e segretamente pensa sia un vampiro. Potrebbe benissimo essere che Billy è timido e non conoscendo lo zio non sa come approcciarsi, ma risulta anche abbastanza sospettosa come cosa. Come dice anche lui, è nostro zio, perché dovrei avere paura? Già, perché? A meno che non ci sia sotto qualcos'altro o qualcun altro. Passiamo poi a una scena molto tenera tra zio e nipoti e vediamo che effettivamente Pietro ha i suoi poteri, tra l'altro rappresentati come in Age of Ultron e non come in X-Men. E anche Wanda è vestita proprio come Scarlet, ma che spiega il costume come indovina Sokoviana. Devo dire un modo molto intelligente per spiegare il travestimento. Pietro poi commenta il suo costume ricordando del loro Halloween da bambini e sembra che siano travestiti da Vedova Nera e Nick Fury, il che sarebbe alquanto strano visto che è improbabile che Wanda e Pietro da bambini conoscessero i due personaggi. Quindi anche qui potrebbe essere un ricordo distorto, influenzato dagli eventi più recenti della sua vita. Infatti le antenne che indossa lei non tornano, quindi potrebbe benissimo essere un pirata un po' punk e... una formica? Inoltre vediamo che non ricevono dei dolcetti ma un pesce, che sembrerebbe un'arringa. Questo potrebbe riferirsi ai red herring, un termine che indica una manovra di depistaggio. Se fosse così potrebbe essere un modo discreto di Marvel di dirci che stanno cercando di depistarci, lanciando indizi che sanno che i fan analizzeranno agli estremi, ma che in realtà non hanno particolare significato. Tra l'altro Wanda menziona proprio l'arringa quando minaccia Pietro di comportarsi bene con i bambini durante la festa di Halloween. Wanda poi commenta dicendo che non è così che si ricorda quell'episodio e Pietro risponde dicendo che probabilmente ha rimosso il trauma. E beh, che dire, direi che tutta la serie è rotta proprio attorno a ciò, Pietro. Wanda infatti ha rimosso tutti i suoi traumi, ha avuto una crisi psichica e ha creato questa realtà. Comunque iniziamo così a capire che c'è qualcosa, o anzi tante cose, che non tornano. E anche Billy se ne rende conto commentando come la madre si comporti in modo strano da quando c'è Pietro. E Wanda stessa sembra confusa su alcuni suoi comportamenti e maschera la cosa a Visione dicendo che Pietro è pieno di sorprese. Vediamo poi anche Visione travestito come nei fumetti e anche qui spiegano il perché del costume in modo secondo me geniale. A quanto pare Wanda ha un debole per i wrestler messicani. Wanda poi se la prende con Visione perché ha preso impegni senza dirglielo. Commenta come non è quello che avrebbe dovuto fare, facendo appunto intendere come ci sia una sorta di sceneggiatura e Visione non la stia seguendo. Ma Visione la ferma subito in quanto, come detto nello scorso episodio, ha capito che c'è qualcosa che non va e che Wanda non può controllarlo come controlla gli altri. Arriva poi Pietro a risolvere la situazione, il che potrebbe anche qui essere sospettoso, anche perché vediamo che è riuscita a sentire il monologo in camera di Billy, che spiegava come i genitori ultimamente non andassero d'accordo. Quindi il suo gesto potrebbe essere un modo per andare incontro alla coppia
tranquillizzare i nipoti, ma anche un modo per distrarre Wanda mentre Visione va in perlustrazione. Ma perché dovrebbe volere che Visione ispezioni Westview? Molto sospettoso. Pietro poi spaventa Wanda. Potrebbe essere perché in qualche modo si ciba della paura altrui? Magari Mephisto, magari però è incubo, che appunto inserisce in una dimensione onirica ma trae i suoi poteri dal terrore degli altri? Lo so, forse sto impazzendo e analizzando tutto fin troppo, ma sopportatemi. Comunque in questa scena vediamo anche un tatuaggio o comunque un disegno sul braccio di Pietro che dice MOM, ossia mamma, mom. Ma se fosse un acronimo è quindi Multiverse of Madness oppure è HOM, quindi magari House of M? Anche qui potrebbe essere assolutamente un non nulla, ma in questa serie non si sa mai. Poi Pietro e Tommy, che hanno circa lo stesso potere, si travestono anche qui come le loro controparti fumettistiche, o circa Pietro da Quicksilver e immagino che Tommy volesse imitare lo zio Figo. Però tutto ciò è estremamente meraviglioso. Loro così, con questi costumi, è tipo un sogno che si avvera. Tra l'altro hanno anche riprodotto i capelli come nei fumetti, che qui ricordano anche però un po' delle corna. Anche qui magari potrebbe essere niente, o magari un riferimento subdolo a Mephisto? Passiamo poi a Sword, dove Hayward gioca la parte dell'uomo dalle grosse armi che cerca di risolvere la situazione sparando un po' ovunque. Esattamente il contrario dell'approccio di Phil Coulson, insomma. Dicendo che se eliminano Wanda, questo incubo finirà. Ancora qui un riferimento quindi ai sogni e agli incubi, che potrebbe essere rivelatore. Tra l'altro proprio la parola incubo viene ripetuta 2 volte nell'episodio, qui e più avanti quando Pietro interroga Wanda su dove nascondesse tutti i bambini. Capiamo che Hayward ha anche dell'asse nei confronti delle persone superdotate, nomina ancora Carol e Monica gli risponde a dovere chiamandolo codardo. Brava Monica! E così butta fuori il trio magico, che però stende gli agenti dello Sword e niente, Darcy si riconferma ancora il personaggio più relazionabile. Tornati a Westview, Pietro dice ai bambini di scatenare l'inferno diavoletti e, beh, che dire, se questo non urla Mephisto non so che cosa lo faccia. Infatti ricordo ancora come Tommy e Billy nei fumetti siano nati in quanto frammenti dell'anima di Mephisto. Però in questo caso è forse fin troppo evidente, quindi di nuovo, potrebbe essere solo un depistaggio? Wanda poi cerca di mettere alla prova Pietro per capire chi sia effettivamente e quanto sappia, ma assolutamente lui rigira la cosa, confermandole che è strano che abbia un aspetto diverso e dicendo di non sapere nemmeno lui il perché. Nomina anche Shangri-La, che è un luogo immaginario descritto come un paradiso e che esiste anche nei fumetti Marvel, tra l'altro. Capiamo quindi che Pietro è assolutamente consapevole di quello che Wanda sta facendo e del suo ruolo all'interno di questa realtà. C'è poi un easter egg molto carino che magari avete colto se seguite la serie in inglese, cosa che vi suggerisco di cuore di fare. Ossia che Tommy dice a Pietro, il quale si offre di aiutarli a raccogliere dolcetti, Kick-Ass, che si può tradurre come fighissimo, ma è un easter egg per il film Kick-Ass, dove tra l'altro ci sono appunto sia Evan Peters che Aaron Taylor Johnson, quindi pare che l'unica cosa che colleghi due Pietro sia appunto questa. Inoltre Pietro dice anche I feel the need, che è una citazione a Top Gun. I feel the need for speed. Ma è anche un riferimento all'alias fumettistico di Tommy, appunto Speed. Wanda poi va da Herb, il quale le dice che Visione non è di guardia come aveva detto a lei, e vedendola confusa le chiede se vuole cambiare qualcosa, ricordandoci quindi che anche lui è consapevole di cosa e come accadono le cose. E possiamo anche notare che dietro di lei c'è un personaggio incappucciato, l'unico che non si muove e che anzi sembra fissare Wanda e la scena. Alcuni teorizzano che possa essere Hood, un supercriminale fuso col demone Dormammu che abbiamo già visto in Doctor Strange, o anche il sinistro mietitore che compare come easter egg già nel secondo episodio. Passiamo poi allo spot, stavolta davvero bizzarro. Innanzitutto vediamo che per la prima volta non compaiono i due soliti personaggi che si vociferano siano i genitori di Wanda, che tra l'altro risulta anche curioso visto che in questo episodio Pietro nomina proprio i loro genitori. Troviamo invece una scena animata con un bambino su un'isola deserta che sta per morire di fame, quando arriva poi uno squalo che gli dà uno yogurt targato Yo Magic, che però non riesce ad aprire e quindi muore di fame. Troviamo anche la tagline che dice Yo Magic, lo snack per i sopravvissuti. E qui si aprono quindi diverse teorie. Potrebbe essere in riferimento a Visione, ossia che l'unica cosa a tenerlo in vita sono i poteri di Wanda, e senza questi morirà. Ma visto che per ora tutti gli spot sembrerebbero seguire un ordine cronologico di avvenimenti importanti della vita di Wanda, potrebbe riferirsi al periodo passato nella prigione Raft dopo gli eventi di Civil War, visto che era letteralmente imprigionata su un'isola in mezzo al mare senza la possibilità di usare i suoi poteri. O ancora potrebbe riferirsi a un qualcosa che si sta nutrendo dei poteri di Wanda, e visto l'ultimo arrivato potrebbe essere proprio Pietro, e quindi questo potrebbe essere un messaggio subliminale per lei, ossia di smettere di nutrirlo con i suoi poteri magici, in quanto così morirà. Ma come abbiamo visto a fine episodio accadrà esattamente il contrario. E penso che sia esattamente quello che chiunque sia dietro tutto ciò volesse. Infatti tutto lo spot è fin troppo diverso dagli altri, come se non fosse stato creato da Wanda ma da qualcun altro, magari proprio Pietro. Infatti gli spot di Wanda sono solitamente riguardanti i prodotti che c'entrano con la famiglia, e il fatto che si parli di sopravvivere con Yo Magic
quindi con la tua magia, sembra molto sospettoso, quasi come un vampiro che per sopravvivere ha bisogno del tuo sangue. E oh, guarda te, a inizio episodio Billy pensava proprio che Pietro potesse essere un vampiro. Coincidenze? E se vi ricordate, alla fine dello scorso episodio si è presentato dicendo un fratello perduto può stritolare a morte sua sorella? Che in questo contesto risulta ancora più sospettoso, nonché macabro. Ulteriormente potrebbe riferirsi agli esperimenti fatti da Stracker su di lei, in quanto lo spot dice che si tratta dello snack per i sopravvissuti. Potrebbe quindi voler dire che chi sopravvive agli esperimenti avrà una ricompensa, in questo caso i poteri e quindi la magia di Wanda, Your Magic. E visto che per ora tutti gli spot sembrerebbero far riferimento anche a una gemma dell'infinito, in questo caso potrebbe essere quella dell'anima, sia perché il bambino muore di fame diventando uno scheletro proprio come Red Skull, sia perché, proprio come Red Skull, che non può avere la gemma dell'anima, il bambino non riesce effettivamente ad avere lo yogurt. Ma il fatto che sia un bambino il protagonista dello spot fa nascere delle preoccupazioni. Se sono effettivamente i poteri di Wanda a tenere in vinta Visione, lo stesso vale anche per i bambini, che quindi non riuscirebbero a sopravvivere fuori dall'ex? Vediamo poi che al cinema locale danno Gli Incredibili e Genitori in trappola, entrambi film della Disney. Gli Incredibili qui si riferisce chiaramente a come anche loro siano una famiglia di supereroi. E anche un possibile riferimento ai Fantastici 4, visto che i personaggi degli Incredibili hanno gli stessi poteri dei Fantastici 4. Mentre Genitori in trappola si riferisce sia a come i genitori qui siano intrappolati dentro l'ex, sia si riferisce a come qui ci siano due gemelli e come ci sia stato uno scambio di due Pietro, proprio come nel film le due gemelle si scambiano. Questi due film sono della fine degli anni 90 e inizio 2000, come tutto l'episodio, cosa che ha creato alquanta confusione visto che finora tutti gli episodi sono andati avanti di decennio in decennio, saltando così gli anni 90. Quello che penso sia successo è che lo scorso episodio fosse ambientato tra gli anni 80 e l'inizio dei 90, mentre questo tra la fine dei 90 e l'inizio dei 2000. Ma può darsi che abbiano saltato gli anni 90 perché possibilmente è l'unico periodo temporale nel quale Wanda ha avuto una vera famiglia e vita familiare, e quindi non sente il bisogno di ricrearne una fittizia. I suoi genitori infatti sono morti quando aveva 10 anni, quindi nel 1999, per cui la sua sofferenza e bisogno di scappare dalla realtà potrebbe essere nato in quel periodo, che è quello di questo episodio, mentre negli anni precedenti a ciò lei non era ancora nata, rendendo quindi più semplice per lei abbandonarsi alla fantasia di giocare alla famigliola felice. Inoltre Pietro rivela come sia lì per fare la sua parte, letteralmente però, quindi interpretare il ruolo dello zio che arriva all'improvviso, se la prende col cognato, fa pazzie coi nipoti e infastidisce la sorella, perché questo è quello che vuole Wanda. Sempre seguendo quindi i cliché delle sitcom. Si puntano poi il dito su cosa sia successo al loro accento e Pietro dice come i suoi ricordi siano tutti offuscati, un momento sta per morire, quello dopo ha sentito la sua voce chiamarlo. Parlando della sua morte però dice che è morto come un cretino senza un motivo, e se effettivamente la sua morte poteva essere evitata per i suoi poteri di super velocità, sicuramente non è morto senza un motivo, stava cercando di salvare Occhio di Falco e sembra fin troppo strano che Pietro possa parlare così del suo sacrificio, ma potrebbe anche riferirsi appunto a come sia stata sciocca la sua morte così, colpito da un proiettile quando avrebbe potuto schivarlo. Arrivano poi i bambini e vediamo che Tommy ha acquisito la super velocità, proprio come Speed, e scopriamo che c'è qualcosa di losco oltre Alice Avenue e che loro non devono andarci. Il magico trio poi riesce ad avere accesso ai dati di Hayward e scopriamo che questo ha trovato il modo per guardare oltre il perimetro e sta rintracciando i movimenti di Visione, ancora molto sospettoso, sia che possa spiare dentro Westview proprio quando è arrivato Pietro, sia che non abbia condiviso l'informazione e sia che abbia scelto di seguire proprio Visione, sul quale sappiamo che già stesse facendo degli esperimenti. Vediamo poi Visione che gira per Westview e arriva a quella che sembra la parte periferica, dove assiste a una scena strana e alquanto triste. Una coppia che ripete gli stessi movimenti senza però essere in grado di interagire come fanno le altre persone. Sono coscienti ma è come se fossero degli zombie. E più Visione va avanti, più nota lo stesso comportamento in altre persone. Come se finché possono interagire con Wanda, allora gli abitanti hanno la facoltà di parlare e muoversi, altrimenti, se sono ai limiti dell'ex, non sono importanti e quindi non c'è nemmeno bisogno di, per così dire, sprecare energie per renderli attivi. Visione torna poi a tutti gli effetti se stesso e trova Agnes ferma in macchina, la quale sembra come imbambolata, e sembra dire che avesse sbagliato strada e si fosse ritrovata a Westview quando è successo tutto ciò. Visione quindi la sveglia e lei lo riconosce dicendo che è Visione degli Avengers e che è morto. Visione però, ricordiamo, non ha memoria della sua vita prima di Westview, quindi non sa chi siano gli Avengers né che in realtà dovrebbe essere o è effettivamente morto. Agnes poi sembra avere un crollo nervoso e ride maniacalmente. E con il costume da strega direi che potrebbe essere un'ulteriore conferma del fatto che potrebbe essere la strega Agatha Harkness, visto che tutti gli altri personaggi si sono vestiti proprio dalle loro controparti fumettistiche. E dice di non poter uscire da lì in quanto Wanda non permette loro nemmeno di pensarci. Ora, anche questo risulta alquanto sospettoso, in quanto quando Visione ha risvegliato Norm, questo non ha fatto nomi su chi fosse nella sua testa, si è solo riferito a questa persona al femminile, mentre Agnes punta subito il dito contro Wanda. Inoltre sembra quasi che stesse fingendo di essere in trance. Mentre tutti erano incapaci di comunicare e fermi, lei poteva parlare e ha approfittato della situazione per incolpare Wanda e provocare Visione, e in questo modo anche Wanda. Infatti ha parcheggiato proprio a Alice Avenue, la strada dove Wanda non vuole che i suoi figli vadano, in quanto è dove finisce l'ex.
Il nome potrebbe essere un riferimento al presidente Ellis di Iron Man o anche a Warren Ellis, fumettista Marvel. Questo poi spinge Visione ad agire per risolvere la situazione, uscendo quindi dall'X, cosa che porterà Wanda a usare nuovamente i suoi poteri. Tornando alla teoria che Agnes sia in combutta con le forze oscure dietro tutto, potrebbe aver giocato d'astuzia e quindi finto tutto proprio per provocare la reazione di Wanda. Tra l'altro è da notare come di nuovo non compaia Dottie, molto strana come cosa. Mi viene un po' da pensare che se c'è davvero Mephisto dietro tutto, prenda magari le sembianze di persone diverse, prima appunto con Dottie e ora con Pietro. E vorrei anche ringraziare Ariel D. Green per avermi fatto notare nello scorso episodio che il postino compare effettivamente con il suo identikit sulla bacheca dello Sword. Ottima osservazione. Intanto Darcy scopre il referto medico di Monica e scopre che l'energia interna all'ex le ha modificato le cellule a livello molecolare. Questa è un'informazione cruciale, sia perché sembrerebbe confermare il fatto che Monica ora abbia dei poteri, o comunque la possibilità di averli, diventando così Photon, hai poteri? Sia perché apre la teoria che l'energia dell'ex può modificare il genoma. Possibilmente questo porterà alla creazione dei mutanti, quindi per le persone che attraversano l'ex e possiedono già il gene mutante, questo provocherà la sua attivazione, portandoli quindi ad avere poteri ed essere così dei mutanti. Infatti, come ha detto più volte Kevin Feige, gli stessi Wanda e Pietro non hanno ricevuto poteri dalla gemma della mente, ma avevano già nel loro genoma queste abilità, che sono state semplicemente sbloccate dalla gemma. La stessa cosa potrebbe quindi succedere con Wanda e la sua energia. Chi possiede il gene X e va incontro alla sua energia diventerà un mutante con poteri speciali. Intanto Monica e Jimmy vanno a incontrare l'ingegnere di cui parlava Monica, che ora abbiamo la conferma essere un uomo. Quindi al via le teorie. La teoria da sogno è quella che vede Reed Richards come l'ingegnere, ma per quanto amerei se succedesse, penso sia ancora presto. Possibile che sia invece James Rhodey, che sappiamo essere un pilota e possibilmente un ingegnere. Altri ipotizzano possa essere Harley Keener, il ragazzino che compare nel terzo Iron Man e che rivediamo al funerale di Tony, e che secondo dei rumor dovrebbe interpretare il ruolo di Iron Lad, un altro membro degli Young Avengers. Altri ancora parlano di Victor Von Doom, Hank McCoy, come modo per introdurre quindi gli X-Men, magari con un attore diverso, che venendo a contatto con l'energia di Wanda diventa appunto il mutante bestia. O ancora Blue Marvel, un supereroe con vari dottorati scientifici e matematici e diverse abilità tra cui velocità, volo, manipolazione energetica, o uno degli Skrulls che erano rimasti sulla Terra dopo gli avvenimenti di Capitan Marvel, e che potrebbe essere un modo per collegare questa serie con Secret Invasion. Torniamo poi a Wanda e Pietro, il quale si congratula con Wanda per la realtà che è riuscita a creare, e le chiede anche come sia riuscita a creare tutto ciò. Anche qua però è un po' sospettoso, prima non risponde mai davvero alle domande di Wanda sulle cose che non tornano, e poi sembra cercare di ottenere delle informazioni da lei. Quindi chi è davvero Pietro? È possibile che sia qualcuno mandato appositamente da Hayward? Sicuramente non era un residente di Westview, visto che quando compare sentiamo l'allarme di quando qualcuno sorpassa l'ex. E sappiamo anche che Hayward ha dei segreti. Se fosse quindi un attore informato di tutte le informazioni su Pietro, ingaggiato e mandato da Hayward senza dirlo a nessuno per investigare su Wanda, questo però non spiegherebbe i suoi poteri. Ma sappiamo anche che l'ex è in grado di alterare il DNA, quindi magari Wanda gli ha trasmesso i poteri del fratello inconsciamente. Oppure era effettivamente qualcuno che già da fuori aveva gli stessi poteri, che risulterebbe però alquanto bizzarro. Però c'è anche da dire che si comporta come la versione X-Men di Quicksilver, con quel modo di fare un po' da imbecille simpatico, quindi è possibile che sia effettivamente quel Quicksilver che in qualche modo, forse tramite Strange, è arrivato in questo universo, è stato informato di tutto su Wanda e Pietro ed è stato mandato dentro per investigare. Però anche in questo caso ci sono un po' delle incongruenze con i ricordi che dice di avere. E in tutto ciò però Wanda dice di non ricordare come è arrivata a questo punto, solo di essersi sentita completamente da sola. E poi eccola un'altra scena super inquietante che ci mancava tanto. Proprio come con Visione vediamo anche Pietro da morto come in Age of Ultron, con le ferite da arma da fuoco, però non poste allo stesso modo come nel film. Che sia un altro campanello d'allarme che non è colui che crediamo? Tra le teorie già dette nello scorso video, ossia che potrebbe essere Mephisto o una persona qualunque che interpreta Pietro, ora sembra esserci anche quella che sia Shoton, un antico demone del caos che nei fumetti si è anche impossessato del corpo di Quicksilver. O semplicemente Wanda non ricorda la morte del fratello con dei dettagli così nitidi? Inoltre in piazza il film proiettato è Night of the Living Dead, ossia la notte dei morti viventi, e tra Pietro e Visione direi che ne abbiamo di morti viventi. Intanto Darcy decifra un firewall di Hayward, che è qualcosa di grosso, verrà sicuramente rivelato nei prossimi episodi, ma secondo voi cosa potrebbe essere? La prova che è un cattivo? Che è Ralph? O magari addirittura lui il grande cattivo della serie? O che sta cercando di trasformare Visione in un'arma e ha altre armi in costruzione? Possibilmente le sentinelle di cui parlo nel quarto video commento? O anche una nuova versione di Ultron? Ha ancora più senso se notiamo appunto che Hayward ha qualche tipo di ostilità nei confronti dei supereroi, come se gli avessero fatto un torto e fossero loro i veri cattivi. Vediamo infatti che il firewall di Hayward riguarda informazioni su delle armi segrete sotto il nome Cataract, quindi letteralmente cataratta,
Questo vuol dire che al posto degli Young Avengers avremo un team di Old Avengers, non netti supereroi con la cataratta? Per quanto potrebbe essere interessante, cataratta non sembra avere dei riferimenti immediati al mondo Marvel, quindi potrebbe essere qualcosa di completamente nuovo creato appositamente per WandaVision. Pensando però a cosa sia la cataratta, una condizione medica che provoca l'opacizzazione del cristallino e quindi l'offuscamento della visione, se vogliamo proprio andare sulle teorie cospirazioniste, gli occhi di visione di Quicksilver sembrano affetti dalla cataratta qui. Coincidenze? C'è poi una teoria che vuole che Hayward sia in realtà un Kree. In questo caso potrebbero essere infatti i Kree ad essersi infiltrati in SWORD e aver bisogno del corpo di Visione per dare avvio appunto a Secret Invasion. Fatemi sapere che teoria avete voi. Intanto Visione scopre Lex e tenta di oltrepassarla, facendo però una fatica incredibile e considerando che abbiamo già visto morire ben 2 volte, è una scena davvero straziante da guardare. No, 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 torna dentro. Non farti del male, torna dentro. Infatti pare che o non riesca a vivere fuori dall'ex e venga quindi dismembrato, oppure che l'ex, dopo essere stato rafforzato da Wanda nello scorso episodio, non permetta a nessuno né di entrare né di uscire, e quindi stia risucchiando dentro Visione, provocando però il suo dismembramento, che tra l'altro ricorda molto la dipartita dei personaggi in Infinity War, ed è anche il contrario di quello che era successo in Civil War. Tra l'altro è interessante notare come, nonostante non sia più dentro l'ex, abbia ancora la gemma della mente. Curioso. Nonostante ciò, Visione continua ad avanzare e capiamo davvero quanto sia altruista. Nonostante sembra stia per morire, nuovamente cerca di aiutare avvisando agli agenti SWORD che le persone a Westview hanno bisogno di aiuto. Direi veramente meritevole del martello. Darcy cerca di andare in soccorso di Visione, ma un agente la ammanetta la macchina mentre Visione si accascia a terra, ricordando fin troppo la scena della morte di Pietro. Grazie Marvel, è molto gentile. Vediamo anche i primi accenni dei poteri di Billy, Wiccan nei fumetti, ossia quelli telepatici, che riesce quindi a capire che Visione è in pericolo e avvisa Wanda, mentre Pietro scherza su come non è che suo marito morto può morire 2 volte. Ok Pietro, complimenti per il tatto anche tu, eh. E infatti giustamente Wanda si incazza e lo scaraventa via. Però anche qui Pietro arriva nello scorso episodio e non riconosce Visione, cosa strana se fosse il Pietro dell'MCU, visto che entrambi i personaggi sono stati introdotti nello stesso film. Poi qui dice che l'ultima cosa che ricorda è la sua morte, descrivendola come è successa in Age of Ultron, mentre in questa scena è a conoscenza della morte di Visione, cosa che è accaduta in Infinity War, quando lui, Pietro dell'MCU, era già morto da diversi anni. Ci sono quindi fin troppe incongruenze. Che sappia di Visione perché in qualche modo entrando nell'ex abbia acquisito i ricordi del subconscio di Wanda? Sa anche fin troppo riguardo all'ex e a come tutto si svolga lì dentro e evita di rispondere alle domande di Wanda, che chiaramente non si fida di lui. Wanda poi fa time out dentro Westview, dove ormai abbiamo capito che tutti possono mostrare i loro poteri senza conseguenze, e la vediamo per la prima volta incanalare una massa di energia pazzesca, tanto da allargare il perimetro dell'ex per riportare Visione dentro. La sta allargando! Facendo ciò però incorpora anche alcuni agenti SWORD, che guarda caso si trasformano in dei clown, e poi nell'intero circo. Wanda maga delle frecciatine. Che tra l'altro risulta anche un po' un richiamo a quello che aveva detto Darcy all'inizio del 4º episodio quando era nel camioncino, ossia che aveva appunto il circo al completo. E collegando ciò alla teoria che sarà proprio Wanda a creare i mutanti, la mia teoria è che appunto a fine stagione vedremo che Wanda amplierà l'ex a tutto il mondo, sbloccando quindi il gene X in chiunque lo abbia, e magari in questo modo permettendo a Visione di continuare a vivere. Tra l'altro vogliamo notare che le persone di Westview siano dentro l'ex e quindi X-Men? X-Men? In ogni caso tutto ciò deve per forza aver attirato l'attenzione di Doctor Strange, quindi quasi sicuramente comparirà da qui a poco. E in tutto ciò però vediamo che sia Hayward che Jimmy e Monica riescono a scappare, mentre Darcy viene risucchiata dentro. Come pensate la ritroveremo? Io avrei qualche idea. Scherzi a parte, però sarebbe bellissimo se anche solo lavorasse in un bar. E questo sembrerebbe spiegare uno degli ultimi poster promozionali del programma. Infatti in questo compare Darcy con un abito che non abbiamo ancora visto, e alquanto particolare. Negli ultimi giorni sono state condivise tante teorie sul significato di questi simboli a S e serpeggianti. C'è chi dice che sia un riferimento alla Serpent Society, un'organizzazione criminale dei fumetti, o a un possibile costume della supereroina, visto che l'attrice ha confermato che comparirà in altri prodotti dell'MCU. Voi cosa pensate? E l'episodio si conclude con un dettaglio sugli occhi rosso fuoco di Wanda e la solita scritta che ormai abbiamo imparato tutti quanti ad odiare. Fine? E si conclude così il 6º episodio di WandaVision. Devo dire veramente Pietro sempre più sospettoso. Secondo voi cosa sta succedendo lì? È veramente lui? Non è lui? Tra l'altro abbiamo anche più informazioni sul famoso ingegnere misterioso di Monica. Secondo voi chi può essere? I fidati di Hayward, secondo me anche lui è molto sospettoso, ci potrebbero essere tante cose lì sotto. Quindi fatemi sapere tutte le vostre teorie qui sotto. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale così potrete vedere anche i prossimi video e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!